Ciao a tutti amici, dimenticate i classici alberi delle abilità, statici e diciamolo, a volte anche noiosi. In Crimson Desert il vostro stile di combattimento non è solo una scelta, è qualcosa che potete letteralmente rubare ai vostri nemici. Sì, avete capito bene, l'abbiamo già detto, ma questa sarà la cosa principale di questo gioco. Tra combo disarmanti e degni di un incontro di UFC, cloni magici che replicano ogni vostro fendente e un sistema di progressione diviso in 3 rami giganteschi, Crimson Desert punta davvero a rivoluzionare il mondo in cui creiamo le build negli RPG. Oggi esploriamo tutti i segreti dell'albero delle abilità di Cliff, come sbloccarle, come potenziarle e soprattutto perché potrete cambiare completamente stile senza spendere nulla. Cominciamo! Prima di sporcarci le mani con le mosse, dobbiamo capire la valuta del gioco. In Crimson Desert non userete i classici punti esperienza, userete gli artifacts, cioè i manufatti. Come si ottengono? Principalmente in 3 modi. Esplorando il mondo, risolvendo puzzle nelle antiche rovine e sconfiggendo i giganteschi boss dell'abisso. Ma c'è una meccanica davvero interessante. Alcune abilità non si comprano affatto. Potete impararle semplicemente osservando gli NPC o i boss mentre le eseguono. In pratica il gioco va a premiare chi è curioso e attento durante i combattimenti. Ed ecco un'altra ottima notizia. Se sbagliate la build non succede proprio nulla. Il gioco vi permette il respec, cioè il reset completo delle abilità senza avere alcun costo. Quindi potete sperimentare quanto volete. L'albero delle abilità è diviso in 3 grandi rami, ognuno con uno stile di gioco diverso. Abbiamo il ramo blu, dove possiamo trovare il combattimento fisico e stamina, il ramo verde, dedicato alla magia e agilità, e poi il ramo rosso, dove troviamo gli elementi e la potenza. E ora analizziamoli uno per uno. Allora amici, sto parlando piano e sto cercando di spiegarvi bene perché non avendo il gioco davanti, secondo me, e non avendolo mai provato, tutto potrebbe risultare molto complicato. Quindi andiamo pezzo per pezzo e cerchiamo di spiegare il tutto in maniera molto semplice. Analizziamo il ramo blu, che è il più grande dell'intero albero. L'albero dell'abilità blu è senza dubbio quello che salta subito all'occhio perché ospita molte delle tecniche più dinamiche del gioco. Tra calci, proiezioni, arco e vari strumenti di mobilità offensiva conferisce a Cliff uno stile di combattimento molto più aggressivo e spettacolare. Qui si potenzia soprattutto la stamina, cioè l'energia che serve per andare a schivare, correre, planare e usare molte abilità speciali. Una delle cose più divertenti di questo ramo è il combattimento disarmato. Premendo per esempio triangolo sul controller di PlayStation, Cliff può mettere via la spada e combattere a mani nude. Parliamo di combo, prese e takedown spettacolari e persino un ultimate, cioè una mossa finale devastante che consuma però abbastanza spirito. Sempre nel ramo blu troviamo il grappling, cioè il sistema di prese. Cliff può afferrare i nemici, lanciarli contro altri avversari e usarli anche come scudi umani. Tra le mosse troviamo il Lariat, una presa veramente devastante. E la cosa più spettacolare? Potete aggrapparvi anche ai nemici giganti. Dunque, all'interno di questo ramo possiamo trovare anche il sistema dell'arco, che può essere potenziato fino a 5 volte. Una delle abilità principali è il multi-shot. Questa mossa scaglia 10 frecce a cono contro i nemici. Altri upgrade permettono di usare frecce esplosive, elementali e anche magiche. Il cuore del gioco resta comunque il combattimento con spada e scudo.
Qui troviamo abilità molto importanti. Per esempio abbiamo il Quick Swap. Questa abilità permette di cambiare arma al volo, ad esempio passando dalla spada alla lancia senza interrompere la combo. Poi c'è il Turning Slash, ossia un attacco molto potente che può ignorare la Super Armor, cioè l'armatura che rende alcuni nemici difficili da interrompere. Infine troviamo la Stab, ossia una stoccata veloce che provoca sanguinamento e può evolvere in una presa. E ora, amici, passiamo al ramo verde. Il ramo verde è dedicato allo spirito, cioè la vostra energia magica. L'albero dell'abilità verde adotta un approccio più tecnico e controllato. Qui l'obiettivo non è solo attaccare, ma è anche gestire al meglio il ritmo del combattimento attraverso parate, concentrazione, abilità speciali e strumenti versatili come per esempio il palmo della forza. Qui troviamo alcune delle abilità più spettacolari del gioco. La più famosa è il Nature's Echo. Questa abilità evoca un clone spettrale che imita proprio i vostri attacchi. Il risultato? Ogni colpo viene praticamente duplicato, aumentando enormemente i danni. E poi abbiamo il Keen Senses. Questa abilità va a sbloccare il parry, cioè la parata perfetta, il backstep, una schivata precisa, e il contrattacco immediato. È perfetta per chi ama uno stile di gioco tecnico e preciso. Diciamo che però il ramo verde va a migliorare anche molto il movimento. Qui troviamo il double jump, cioè il doppio salto, ma non finisce qui. Con il Force Palm, Cliff può usare una spinta magica per attaccare, spostare oggetti e anche spingersi ancora più in alto. Se potenziata, questa abilità permette fino a 6 salti consecutivi in aria. Infine troviamo il Focus. Questa abilità rallenta il tempo consumando però spirito. È utilissima per mirare con l'arco, schivare attacchi e controllare meglio il campo di battaglia. Parliamo infine dell'ultimo ramo, ossia il rosso, che è il più piccolo, ma è quello che rende i combattimenti più spettacolari. Qui troviamo le infusioni elementali. Con l'Imbuing Element, Cliff può infondere negli attacchi fuoco, gelo e fulmine. Immaginate un calcio volante avvolto dalle fiamme, oppure una freccia che colpisce l'acqua e crea piattaforme di ghiaccio. L'albero dell'abilità rosso potrebbe sembrare meno evidente a prima vista, ma potrebbe rivelarsi uno dei più importanti nella pratica. Oltre ad aumentare semplicemente la salute, nasconde anche diverse meccaniche essenziali legate agli elementi, al rampino, alla planata e alla mobilità aerea. Un'altra abilità interessante è il Mantle of Frost. Questa crea una barriera di ghiaccio che sblocca un colpo e stordisce il nemico. Poi c'è anche il Axon Force. È una mano magica usata come rampino, strumento di movimento oppure per andare a manipolare oggetti pesanti durante i boss. Infine troviamo il Flight, cioè la planata. Consumando stamina, Cliff può planare nell'aria. Questa abilità è fondamentale per l'esplorazione del mondo. Infine c'è anche un'abilità molto spettacolare chiamata Falling Palm. Premendo per esempio R3 durante una caduta, Cliff consuma tutta la stamina per riuscire a schiantarsi al suolo creando una gigantesca esplosione d'impatto. E più stamina avete, più danno farà questa esplosione. E c'è anche un'ultima cosa importante da sapere. Cliff non sarà l'unico personaggio giocabile, ne abbiamo già parlato. Nel gioco ci saranno altri 2 personaggi, ognuno però con un albero delle abilità completamente diverso. E sembra che useranno, attenzione, anche tipi di manufatti differenti per potersi potenziare. A questo punto alcune abilità si distinguono già, non perché infliggono danni elevati, ma perché cambiano immediatamente l'esperienza del gioco. Dunque, amici, ho voluto spiegarvi bene nel dettaglio come funziona l'albero delle abilità. In questo modo
seguendo il mio canale arrivate pronti per non avere alcuna difficoltà all'interno del gioco. Quindi se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi. E ora facciamo un breve riassunto. Allora, ovviamente dovrete andare a utilizzare, secondo me, le skill più interessanti, che sono il doppio salto, quindi ci permetterà di fare salti doppi, la concentrazione. Questa abilità ha tutte le caratteristiche di uno strumento molto potente fin dall'inizio. Se noi gli diamo 5 punti di spirito, ti permette di andare a rallentare il tempo attorno a Cliff, il che può cambiare completamente il corso di un combattimento. Poi ricordiamoci del palmo della forza. Questa è senza dubbio l'abilità più versatile all'interno del gruppo. E infine il calcio speciale, che può essere appreso da un PNG, permettendo già di scagliare a terra i nemici leggermente armati. L'albero dell'abilità rosso potrebbe sembrare meno impressionante a prima vista, l'abbiamo già detto, ma alcune delle sue abilità potrebbero rapidamente diventare indispensabili. Abbiamo quindi il rampino e la planata, che potrebbero diventare abilità estremamente importanti. In conclusione, Crimson Desert non offre semplicemente un albero delle abilità, offre un vero piccolo parco giochi per il combattimento e la distruzione. E ricordate, Cliff è solo l'inizio. Avrete a disposizione anche gli altri personaggi, che avranno sistemi di abilità totalmente unici. E voi preferite diventare guerrieri brutali del ramo blu oppure maghi elementali del ramo rosso? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime guide su Crimson Desert. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!